Islanda. La terra di ghiaccio e di fuoco. Tutti abbiamo sentito parlare in qualche modo di quest'isola negli ultimi anni. Vuoi a causa dei consigli di amici, di eruzioni di vulcani appena nati, siamo stati bombardati da video e racconti di quest'isola che la fanno sembrare una terra soprannaturale, una meta in cui tutti vogliono andare. Se aggiungiamo la diffusione di un'immagine della società che la abita che sfiora la perfezione, un'immagine di pari diritti e salari alti per tutti, di evoluzione tecnologica e livelli di formazione straordinari, abbiamo la ricetta per il paese perfetto. Un paese in cui molti da altri paesi europei stanno pensando di emigrare per vivere una vita migliore, in una terra che sembra quasi un'utopia. Ma il Nord Europa così rappresentato è solamente un sogno? Come vivono la loro vita le persone che abitano da secoli su quest'isola, nel Nord Europa più vero e brutalmente meraviglioso? Finalmente posso dirlo di nuovo. Dömer mina herrar. Benvenuti in Islanda. Il World Happiness Report è un progetto finanziato dalle Nazioni Unite che dal 2012 stila una graduatoria degli stati più felici del mondo. Lo scopo è quello di indagare sulle relazioni che intercorrono tra benessere, decisioni politiche, condizioni economiche, contesti sociali e salute psicofisica degli individui. È ormai arcinoto che i cosiddetti paesi nordici, vale a dire Finlandia, Danimarca, che comprende isole Faroe e Groenlandia, Norvegia, Svezia e Islanda, figurino costantemente tra le prime 10 posizioni di tale classifica. E questo viene spesso attribuito al fatto che questi stati sono un esempio a livello globale per l'efficienza dei loro sistemi democratici, la prosperità economica e la ricchezza di risorse di cui godono, la qualità e l'efficacia dei servizi pubblici, la libertà di stampa e di espressione e l'uguaglianza tra tutti i cittadini, nonché per gli stupendi paesaggi naturali che rimandano a immagini di antiche saghe norrene, di racconti leggendari degli antichi popoli finnici e scandinavi. L'insieme di queste caratteristiche rende i paesi nordici, agli occhi del resto del mondo, dei veri e propri modelli di vita. Quanto c'è di vero però nella loro apparente perfezione? Tack Hardis. Fyrsta spurningin hvernig að lifa á Íslandi? Sko, það er auðvitað mjög gott að búa á Íslandi. Þetta er lítið samfélag, ríkt samfélag miðað við svona í Evrópu. Íslandi er ríkt land. Sono passati 9 anni, adesso sono 9 anni che sono in Islanda e ho deciso di restare qui perché ho trovato la mia società ideale, mi appassiona tantissimo questa cultura, mi piace studiarla, mi piace scriverne, raccontarla. Ci troviamo poco al di fuori del circolo polare artico, a circa 1000 km a ovest della penisola scandinava e 1500 a nord-ovest di quella danese. Ad accomunare i paesi nordici non è unicamente la loro collocazione geografica, bensì un passato condiviso di relazioni politiche, commerciali e migratorie risalenti a più di 1000 anni fa, oltre a strutture statali e di welfare analoghe, nonché caratteristiche sociali, religiose e demografiche particolarmente somiglianti tra loro. Tuttavia, sarebbe sicuramente sbagliato, come spesso capita di fare nei nostri discorsi, immaginare il Nord Europa come un luogo unico e indivisibile, senza differenze culturali ed economiche, dove tutti i popoli si sentono strettamente imparentati tra loro. Questo è un errore che facciamo spesso, è di considerare il Nord Europa come un monolite, un blocco. Fare un discorso globale secondo me sul Nord Europa proprio non è possibile. In realtà l'islandese medio te lo direbbe che per lui il norvegese tipo è strano, i danesi sono quello che sono, gli svedesi sono arroganti, magari dicono così, no? Per cui sì, ci sono delle differenze molto marcate in tutti gli ambiti. Perché abbiamo scelto l'Islanda? Per entrambi era fondamentale concentrarci su un paese che fosse iconico nella sua storia di isolamento geografico, di difficoltà nella vita di ogni giorno. Un paese che fosse tra i più idealizzati, a causa di un recente incremento vertiginoso delle presenze turistiche annuali.
Infine l'Islanda era il paese del nord Europa in cui per storia e attaccamento personale entrambi sapevamo di poterci muovere meglio. Lezione di Icelandic in Con il cappello alla grande puffo. Au è fiume, quindi declinandolo al nominativo au, l'accusativo diventa aun, dativo aunni. Abbiamo fatto una cappatina velocissima in un quartiere residenziale fuori da Reykjavik, perché questa qui davanti è la casa dove Simo ha alloggiato, anzi non la casa ma il box che c'è dietro, un box riconvertito ad appartamento dove Simo ha alloggiato per un anno qui in Islanda, studiando all'Università di Islanda. Simo, Troppi ricordi, ragazzi, non ce la faccio. Vieni qua, fai tipo una reazione completamente innaturale al fatto che ci sia il tuo box dove hai studiato. Lacrime? Dove sono? Voglio le lacrime. Non sei capace! Ma prima delle infinite strade asfaltate che attraversano paesaggi completamente disabitati ed incontaminati, prima di tour in camper alla ricerca dell'aurora boreale e della scogliera di roccia vulcanica da poter postare su Instagram, quest'isola è un'isola dell'Oceano Atlantico in origine disabitata, su cui l'uomo decise di stabilirsi solo in epoca relativamente recente. I primi coloni di questa gelida terra sarebbero stati dei capi locali norvegesi che tra l'874 d.C. e la fine del IX secolo navigarono verso le coste islandesi assieme alle proprie famiglie e ai propri schiavi, probabilmente fuggendo dal duro regno di re Harald I. Nei successivi 200 anni, i gruppi insediatisi nell'isola diedero vita a un proto-parlamento, l'Althing, e abbandonarono gradualmente il culto di Odino per convertirsi al cattolicesimo. Tuttavia, questo periodo di relativa pace durò ben poco, poiché a partire dal 1200 il clan degli Sturlungar, intenzionato a conquistare il potere e ad abbattere gli altri leader locali, diede avvio a un conflitto fratricida. Desideroso di concludere la faida in breve tempo, nel 1220 Snorri Sturluson, autore del principale manuale di mitologia norrena giunto sino ai nostri giorni, cioè l'Edda in prosa, si assicurò l'appoggio di Håkon IV di Norvegia, diventando suo vassallo. Questo rapporto condusse nel 1262 all'annessione del territorio islandese alla corona norvegese. Quando poi quest'ultima nel 1397 entrò a far parte dell'Unione di Kalmar, diciamo una mega confederazione di paesi riuniti sotto l'egida danese, anche l'Islanda vi si ritrovò annessa e meno di 150 anni dopo sarebbero stati proprio i danesi a riformare le credenze religiose degli islandesi, imponendo il luteranesimo come religione di Stato. Nella seconda metà del 1800, sotto la guida dell'avvocato Jon Sigurðsson, il movimento indipendentista islandese ottenne nel 1874 l'autogoverno, che si tramutò nel 1918 nel riconoscimento dell'Islanda come uno Stato sovrano. Nel 1944, dopo essere stata occupata dalle forze inglesi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, l'Islanda dichiarò la propria trasformazione in repubblica, distaccandosi definitivamente dalla monarchia danese. Negli anni del dopoguerra, le frange laburiste e socialdemocratiche del paese introdussero progressivamente il famoso modello statale scandinavo, caratterizzato sì da forti spese a livello pubblico, dalla garanzia di uguaglianza per tutti i cittadini e dalla contrattazione lavorativa collettiva, ma anche dall'esistenza di importanti meccanismi tipici del sistema economico capitalista, quali il libero mercato e la protezione della proprietà privata. They kind of came like a dark period in Icelandic time. Ok. And this house where we are sitting in now, built in 1897 officially by a Danish merchant who was appointed by the King of Denmark. And you can see the three individuals. The first house in Hólmavík. Okay. And they are not particularly happy. Also 100 years ago, it was much harder to live here. So would you say that, for example, according to your parents, they were still happy to live here in this place? Would you say so? How did you manage to survive all these centuries in this island? Yes, that's a tough question. Yeah. My grandfather, they were born 1909 and 1911, and they were both from the countryside pretty much. They saw, I mean, the change is huge. So they pretty much went from mud house in the countryside to a house like this, you know. A huge increase in living standard during the last 100 years. I mean, we have actually written documents on the beauty of Iceland and how Icelanders were connected to the country in the Icelandic saga. Every hill and stone in Iceland has a name, so because something happened there. You know, some ghost died there, was defeated there, or some hero was killed there. So this cultural memory of our nature back 1,000 years.
Benvenuti a Diniandi, uno degli esempi più lampanti ed evidenti della grandezza e maestosità della natura islandese. Il contatto diretto che esiste tra il popolo islandese e le forze naturali di quest'isola, però, non basta a giustificare gli alti risultati di questo paese e di tutto il Nord Europa nelle classifiche sulla qualità della vita. Assieme a questo fattore vi sono infatti anche la condizione economica e lavorativa, la situazione familiare, i rapporti con la società, lo stress a cui gli islandesi sono giornalmente sottoposti, la salute fisica e mentale, la fiducia nei confronti delle istituzioni e nel loro futuro, oppure il grado di libertà delle loro scelte. In base a tutti questi criteri, nel 2022 in media gli islandesi hanno valutato la propria vita con un 7,5 su 10, che conferisce all'Islanda il titolo di terzo paese più felice al mondo, preceduto unicamente dalla Danimarca con 7,6 su 10 e dalla Finlandia al primo posto che gode di un 7,8 su 10. Se i dati sono affidabili, come possiamo spiegarli? Con uno stato efficiente? Il fatto di vivere a contatto con la natura? O il fenomeno per cui più si è lontani dalle schizofrenie globali e meglio si conduce la propria esistenza? Sko, ég held að Íslendingar segjast yfirleitt bara hafa það ágætt, þú veist, eru bara ánægðir. Ég held að Íslendingar eru alltaf svolítið bjartsýnir á þeir geti gert alls konar hluti. Þú veist, það er náttúrulega pínu galin hugmynd að reka hagkerfi með 380.000 manns. Við erum örþjóð, en lífsstandardinn er mjög hár. Og það er, þú veist, það er held ég að því Íslendingar eru svolítið svona, ég ætla bara að gera það. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir að ég geti gert það. Volenti o nolenti, il denaro rappresenta un importante metro di valutazione. Nel caso dell'Islanda, il salario medio ammonta a circa 2.800 euro. Coloro che guadagnano meno di questa cifra, vale a dire il 36% della popolazione, sono portati a valutare il loro grado di felicità con un valore che va da 0 a 6, mentre chi ottiene 8.000 euro al mese o più, cioè l'11% degli islandesi, è maggiormente propenso a fornire un punteggio tra 7 e 10. Tuttavia non ci si può fermare di certo a questa semplice evidenza. In un report dal titolo, c'è da dirlo, alquanto campanilistico, Is the Nordic Region the Best in the World?, stilato nel 2017, il Consiglio nordico indica 3 fattori concausali alla base della felicità dei cittadini: buon governo, capitale sociale e uguaglianza. Per buon governo ci si riferisce all'effettivo funzionamento della democrazia, all'affidabilità della classe politica, nonché alle modalità con cui lo Stato fa rispettare le proprie leggi. Possiamo supporre che un paese ben governato possa giovare a tutti gli abitanti, alla loro libertà e dunque alla loro felicità. In questo i paesi nordici sembrano sicuramente eccellere. In base al Democracy Index, compilato annualmente dalla compagnia privata di Economist Group, Norvegia, Finlandia, Svezia e Islanda sarebbero tra le 5 democrazie più funzionanti al mondo. E ancora, secondo Reporters Senza Frontiere, Norvegia, Danimarca e Svezia sembrerebbero essere i paesi che più tutelano l'indipendenza dell'attività giornalistica e il diritto di ogni cittadino a esprimere le sue opinioni. Stando a quanto riportato dall'ONG Transparency International, che pubblica ogni anno un indice statistico riguardo alla percezione della corruzione nel mondo, la Danimarca è al primo posto per la trasparenza delle proprie autorità pubbliche, seguita da Finlandia e Svezia. Tuttavia, in queste 2 ultime classifiche l'Islanda non mostra eccellenza. Si posiziona solamente al 15° e al 16° posto a causa dei diversi problemi di corruzione sistemica a livello delle elite politico-finanziarie. Per dare un'idea di questo fenomeno, ci basta menzionare il crollo economico del 2008, il Bank Hrunið,
e il Samherjaskjölen, uno scandalo divulgato da Wikileaks nel 2019 che coinvolgeva una delle più grandi industrie ittiche islandesi. La Samherji sarebbe stata colta in flagrante nel pagamento di profumate tangenti a politici di spicco e ufficiali namibiani per assicurarsi il dominio della quota ittica in Namibia. O ancora il cosiddetto Octopus, gruppo di una decina di famiglie che, senza mezzi termini, possiede l'Islanda, detenendo la proprietà di supermercati, pescherecci, traghetti e compagnie aeree. Il secondo ingrediente per la felicità indicato dal Consiglio nordico è il capitale sociale. Quest'ultima espressione va interpretata alla luce delle interazioni sociali, delle norme morali, quelle etiche su cui le persone basano la propria esistenza, e anche e soprattutto del livello di fiducia negli altri, nella società stessa. In altre parole, un alto capitale sociale si traduce con una maggiore propensione alla collaborazione, sicuramente benefica a livello lavorativo ed economico, fondamentale per ridurre i tassi di criminalità. Secondo Ulf Andreasson, consulente per il Consiglio nordico, la fiducia sarebbe il vero e proprio tesoro dei paesi nordici, il loro oro. Questa convinzione si basa su un assunto molto semplice. Se io incontro una persona per strada, quella persona sarà simile a me. Io sono una brava persona, quindi sarò in grado di fidarmi a occhi chiusi dell'altra. People feel that if you meet a person on the street, that person is very similar to me and I'm a good person, so I should be able to trust this person. All'apparenza questa considerazione potrebbe sembrare banale, ma Andreasson la giustifica e la contestualizza dal punto di vista storico, sociale e culturale, ponendo in relazione il passato dei paesi nordici con quello del resto dell'Europa. Difatti, a differenza di quanto accadeva nel sistema feudale continentale, attivo a partire dall'impero carolingio e fino alla fine del Medioevo, nei paesi nordici erano gli stessi contadini a gestire gli appezzamenti di terra, detenendone anche la proprietà. Di conseguenza, nel corso del 1800 anche le classi lavoratrici, che noi considereremmo povere e umili, furono incluse all'interno delle istituzioni parlamentari. Una simile situazione avrebbe portato nel XX secolo a una minore stratificazione della società, permettendo così il raggiungimento di un compromesso tra le classi lavoratrici e le elite politiche e finanziarie, decisamente meno travagliato di quello sperimentato da altri stati europei. I politologi svedesi Rasmus Broms e Bo Rothstein sostengono che anche la religione avrebbe giocato un ruolo importante nella costruzione del sentimento di fiducia percepito dagli abitanti dei paesi nordici. Tuttavia, non fu il protestantesimo in sé, come fede, a contribuire alla creazione delle attuali strutture statali, quanto piuttosto il fatto che i pastori protestanti locali si mostrarono, già a partire dal XVI secolo, mediamente più inclusivi, egualitari, rappresentativi e affidabili delle loro controparti cattoliche. Sempre Rothstein indica un ulteriore generatore di fiducia, il cosiddetto welfare state, o stato sociale. Si tratta, per farla breve, di tutta una serie di misure atte a proteggere e assistere il cittadino. Lo stato sociale garantisce le pensioni, un reddito per coloro che sono malati e impossibilitati a lavorare, sussidi per la disoccupazione, regolamenti che impediscano lo sfruttamento dei lavoratori e, non per ultimo, servizi pubblici efficienti come sanità, istruzione e trasporti. Nei paesi nordici certi tipi di sostegno sono dati praticamente per scontati, al punto che non sono percepiti come aiuti, bensì come mezzi necessari per mantenere l'uguaglianza. Qui la mentalità pratica supera ogni tipo di inutile quisquilia, caratteristica comune a tutte le società che hanno a che fare da sempre con soprusi, invasioni o, nella terra del ghiaccio del fuoco, con le anguste forze della natura. Il popolo islandese di fatto è rimasto ancorato a un grande scoglio sperduto nell'Atlantico settentrionale, dove piove in orizzontale e la temperatura può scendere anche fino a meno 30 gradi nell'interno. Gli islandesi, prima di tutto, come hanno fatto a sopravvivere su un'isola così remota e così inospitale per l'essere umano così a lungo 1200 anni, e poi qual era il loro motivo di vita, da che cosa erano spinti, erano davvero felici su quest'isola? Si parla in termini abbastanza positivi dell'Islanda in questo senso, era una terra dove era possibile allevare, pascolare, e poi era una terra così grande, a chiunque arrivasse veniva comunque concesso un pezzo di terra da poter lavorare. Possiamo pensarla un pochettino come le generazioni europee che hanno iniziato a spostarsi nel nuovo continente, negli Stati Uniti, quindi sicuramente c'è una ricerca di libertà innanzitutto, e se vogliamo possiamo anche considerarla in un certo modo felicità.
Qui ad esempio la gente non sa cosa sia un ombrello, gli unici a utilizzarlo sono i turisti. Voglio andare a prendere una birra? Me ne infischio di ciò che possono pensare gli altri ed esco in ciabatte, calzini bianchi e accappatoio, oppure mi trucco come David Bowie. Voglio andare a correre ma devo controllare mio figlio? Semplice. Porto con me il passeggino, anche con il vento sferzante. E qualora incontrassi la cantante Björk o il primo ministro in piscina, di certo non li assillerei con richieste di fotografie o autografi, ma li considererei come due normali esseri umani. Un fattore dovuto nel caso dell'Islanda anche alle piccolissime dimensioni della popolazione. All'università gli studenti vengono trattati come pari dai docenti, ai quali ci si rivolge per nome, dando loro del tu. Naturalmente questo è ciò che accade in linea generale, non in ogni singolo caso, ma ad ogni modo fino ad ora abbiamo parlato di un circolo virtuoso. La fiducia genera ricchezza che, reinvestita, creerà ancora più fiducia. Non solo, l'equazione per cui io sono una brava persona e mi fiderò di te perché sei simile a me, verrebbe rinforzata dall'uguaglianza generata e garantita dal welfare state, che non favorisce qualcuno piuttosto che qualcun altro. Non a caso, nella lista degli stati con minore disuguaglianza di reddito, stilata dalla Banca Mondiale, i paesi nordici figurano stabilmente tra i primi 20, risultando comunque decisamente più ricchi di stati come Slovenia, Repubblica Ceca e Slovacchia nelle prime 3 posizioni. Tale livello di uguaglianza reddituale sarebbe dunque garantito da un forte potere contrattuale nelle mani dei lavoratori, ma anche e soprattutto da una certa omogeneità a livello culturale, linguistico e demografico. La causa di questo è chiara nel caso dell'Islanda, dove una lingua pressoché priva di varianti dialettali viene parlata da poco più di 370.000 persone. Una popolazione ridottissima, paragonabile a quella dell'intera città di Firenze. In un contesto simile, dove relativamente pochi abitanti dispongono delle risorse di un territorio che è grande 1/3 di quello italiano, lo Stato si può permettere di investire maggiori cifre nei servizi pubblici e garantire una paga mensile equa alla maggioranza dei cittadini. Da un punto di vista di una persona italiana che vuole trasferirsi in Islanda, uno pensa, vabbè, vado in Islanda, trovo lavoro e ho fatto jackpot. È così? Non è così? Dall'esterno è una società che attrae moltissimo. Quello a cui ho assistito personalmente è che generalmente la gente si trasferisce qua come se fosse appunto questa sorta di paradiso in terra e poi si rendono conto che non è esattamente così. Abitare in Islanda, condurre una vita esclusivamente usando solo l'inglese e non parlando una parola islandese, questo purtroppo, diciamo, io da insegnante islandese devo dire purtroppo è possibile. Non possiamo pretendere di spiegare fenomeni complessi con una semplice teoria, e gli stessi paesi nordici, come ovvio che sia, non sono delle utopie e presentano parecchie criticità che sono in grado di influire sulla felicità di una persona. A proposito della presunta pacificità islandese, proprio lo scorso 17 novembre, un gruppo di 20-25 persone ha seminato il panico in una via centrale di Reykjavik, ferendo 3 persone. Il movente non è ancora chiaro. Sembrerebbe essersi trattato più che altro di un regolamento di conti tra gang. Come si direbbe in islandese, Levið er ekki alltaf dans á rósum. La vita non è sempre un ballo sulle rose. Riguardo la lotta delle gang di ieri, può essere un segnale negativo del fatto che in Islanda comincia a esserci un maggiore aumento del disagio sociale? No, non può essere, è così. Okay. In periferie abbandonate, senza servizi, dove non ci sono dei punti di riferimento per i giovani che poi cadono nella droga, cadono nella delinquenza. You know, our police have been like bringing their attention to this, like trying to make people realize that this is a reality in Iceland. But I don't think we are losing hope after this attack. I think in general we know that this is a isolated incident, and we are having always a little bit more and more news about something like this. Yeah. Analizziamo i primi scricchiolii del mito della felicità nordica, prendendo in considerazione 2 delle principali motivazioni di malcontento nell'Europa di oggi. Motivazioni interconnesse tra loro che hanno determinato un generale rafforzamento delle ideologie conservatrici di destra: povertà e immigrazione. The police targeted by protesters in this residential area in Norrköping. Per quanto riguarda quest'ultimo tema, discuterne in relazione ai paesi nordici, delineandone le traiettorie sociopolitiche, richiederebbe un video dedicato. Non solo in Italia e in Francia, i partiti di destra invocano la risoluzione di un fantomatico problema sicurezza. Il caso della Svezia è esemplificativo. Non si protesta contro coloro che immigrano regolarmente nel paese per lavorare e hanno la pelle bianca, bensì nei confronti di coloro che provengono da stati come Eritrea, Siria e Libano, in molti casi in qualità di richiedenti asilo. La Svezia è un caso limite, nel senso che ben il 20% della sua popolazione non è autoctona.
I tassi di povertà dei paesi nordici, ovvero la percentuale di persone che vive con un reddito inferiore a un certo livello, possono fornirci un accenno di risposta. In Svezia, non a caso, il tasso di povertà si attesta attorno al 17%, al 12% in Danimarca, Norvegia e Finlandia e all'8% in Islanda. Questi dati non sono così confortanti come si potrebbe pensare. Insomma, la povertà nei paesi nordici esiste, nonostante il welfare state, e ha spesso a che fare con l'inclusione all'interno della società. La possibile esclusione sociale ci conduce direttamente a 3 annosi problemi delle realtà nordiche, divenuti ormai anch'essi vere e proprie piaghe sociali: l'alcolismo, i disturbi della salute mentale e l'abuso di droghe pesanti, che riguardano principalmente le fasce giovani della popolazione. In uno studio condotto nel 2018 da Anne Reneflot, esperta dell'Istituto per la Salute Pubblica norvegese, è stato osservato come nell'arco di 5 anni i giovani norvegesi in cerca di aiuto per problemi riguardanti la propria salute mentale fossero aumentati del 40%. Si parla di stress, depressione, ansia, fino ad arrivare all'autolesionismo, all'utilizzo di psicofarmaci e, in casi estremi, al suicidio. L'Islanda, dal canto suo, è il paese con più consumatori di antidepressivi al mondo, 130 ogni 1000 persone. Sulla popolazione totale di 370.000 persone, 50.000 islandesi ne farebbero uso. L'Islanda a livello culturale è influenzata moltissimo dagli Stati Uniti e questo secondo me appunto gioca un ruolo molto importante nel fatto di come vengano proprio concepiti e poi usati e prescritti dal sistema in generale, dal sistema sanitario, questi medicinali. Alcuni islandesi tengono questa lotta dura e continua per aumentare proprio l'accettazione generale dell'uso di psicofarmaci. Difatti se ne è parlato anche di questo, che magari forse alcuni di questi dottori esagerano un pochino nella loro... Calcano la mano, Esatto. Questa piaga sembrerebbe colpire soprattutto le donne con un'età compresa tra i 50 e i 60 anni. Un quarto della loro totalità farebbe infatti ricorso a farmaci per ridurre stress, ansia e altri problemi. Nell'analizzare questa condizione non dobbiamo sottovalutare il contatto sociale. A logica, quanto più un individuo si sente isolato dal resto della comunità, più probabilità avrà di sviluppare disagi. Di getto si potrebbe pensare che il contatto sociale nei paesi nordici sia alquanto ridotto, sia a causa delle condizioni meteorologiche, in inverno proibitive, con bufere e notti quasi perenni, sia per via della poca propensione delle persone a stringere rapporti o a frequentarsi nella maniera in cui intendiamo ad esempio noi italiani. In realtà la cultura della socialità qui è certamente diversa, ma non necessariamente una causa di isolamento come si potrebbe pensare. What about loneliness in living in a remote place like this? I'm extremely fortunate, and as I explained before, I decided in '96 to live in both places. But then, because of my profession, I have traveled the world a lot. I have been in big cities, especially in London. I love London, actually. London is one of my favorite cities, but it's very overpopulated, a lot of people. You get much more lonely in London than you ever get lonely here, because the community seeks out to have a conversation. You can, people sitting over there having a conversation, like when you're on a bus in London and it's like everybody are for themselves, and that's just because we are so sparsely populated here, so few of us, that we have to get over. Un terzo dell'intera popolazione islandese vive in quella che potremmo ironicamente chiamare area metropolitana di Reykjavik, cioè Reykjavik e zone limitrofe, come le città di Kópavogur e Hafnarfjörður, nel quadrante sud-occidentale dell'isola. Ad eccezione di Akureyri nel nord, gli altri insediamenti non superano i 10.000 abitanti. Dunque circa 200.000 persone abitano in piccole realtà dove la maggior parte degli individui vive accanto alla propria famiglia, alla quale è in linea di massima molto legata. In areas where there are farming, you really need to help each other. Yeah, there needs to be a support from others, gathering the sheep in the autumn. Però generalmente gli islandesi ci tengono tanto ad avere una famiglia anche con i parenti acquisiti che si trovano tutti, fanno le cene, si sta insieme. Le rieti sono gli smistamenti delle pecore che si fanno a inizio settembre, soprattutto poi vanno avanti fino a ottobre. Però il momento clou è quello e c'è un weekend in particolare dove tutti quelli che hanno parenti in campagna vanno ad aiutare, però non è tanto il lavoro, è soprattutto il bello di stare insieme e fare qualcosa come famiglia. Poi ci sono anche i turisti che partecipano a queste cose qua perché ci si diverte, anche se ci si spacca la schiena a sollevare pecore per le corna per portarsele nel proprio recinto.
hjá flestum svona mínum félögum eru foreldrarnir mikilvægir í lífi barnanna sinna og barnabarnanna sinna náttúrulega. Af því að ég er með félagssálfræði bakgrunn að þar eru rannsóknir sem segja sko það skiptir rosalega miklu máli að geta horft á eitthvað grænt, eitthvað sem er lifandi fyrir geðheilsun og fyrir lífsánægjuna. Nei piccoli paesi affacciati sui fiordi, ma anche nelle strade dei quartieri residenziali della stessa Reykjavik, i bambini sono i veri padroni della strada. Eppure, nonostante le ottime politiche sociali nel campo della famiglia, della parità di diritti e del lavoro, nei paesi del nord Europa persistono comunque diversi argomenti abbastanza problematici di cui non è facile cogliere l'origine e che non è neanche facile delineare. In particolare, chi di voi è stato in Islanda o comunque in un paese nordico saprà che per acquistare una bottiglia di vino, un superalcolico, un liquore o anche delle semplici lattine di birra dalla gradazione superiore ai 3 gradi alcolici, non è possibile recarsi al supermercato, come accade in Italia. Queste particolarità sono dovute al fenomeno del binge drinking o etilismo estremo, comune a tutti i paesi nordici e al quale le stesse autorità di questi paesi vogliono porre un freno. Secondo uno studio condotto dal Ministero della Sanità islandese, nel 2017 il 46% degli intervistati avrebbe ammesso di abusare di enormi quantità di alcol, meno di una volta al mese. Quasi il 20% però ha confessato di alzare il gomito anche una o più volte ogni 30 giorni. Quando appunto noi raccontiamo la nostra esperienza in questi termini agli scandinavi, loro restano scioccati perché hanno appunto questo rapporto molto, diciamo, proibitivo nei confronti dell'alcol. Per esempio in Danimarca non c'è il monopolio di Stato per l'alcol, vai nei supermercati e compri le bottiglie di vino come da noi, in Islanda e anche in Norvegia invece c'è il monopolio. Io mi ricordo quando ho abitato in Islanda che le persone quando si avvicinava il weekend facevano un po' le scorte, talvolta al Vimpudin, e si ritrovassero poi la sera dal venerdì fino al sabato a festeggiare in casa. Un altro problema, secondo me, di questa gestione del monopolio di Stato dell'alcol è che ovviamente incoraggia un comportamento un po' da collezionismo, cioè la gente cerca di mettere da parte il più alcol possibile. Ecco, il fatto che una delle società così avanzate, dove c'è tantissima libertà per numerosi aspetti della vita sociale, a me sembra un po' paradossale che la gente abbia ancora un po' questo rapporto necessariamente regolato dall'ente statale. Secondo il sociologo islandese Helgi Gunnlaugsson, il binge drinking in Islanda, relativo soprattutto al consumo di birra, sarebbe una derivazione di una legge proibizionista in vigore dal 1915 fino al 1 marzo 1989, data in cui oggi in Islanda si celebra appunto il giorno della birra. In altre parole, per gli islandesi bere birra non sarebbe altro che una rivendicazione di libertà. Che se ne dica, comunque, i paesi nordici detengono bassi tassi di consumo di alcol pro capite rispetto a nazioni agli antipodi come Nigeria, Bielorussia e Nuova Zelanda. Ciascuno di questi paesi è affetto da tassi così alti per ragioni che variano enormemente da paese a paese, dato che il fenomeno non è riducibile alle stesse cause per ogni area del mondo. Quello dei vichinghi ubriaconi, dunque, sarebbe unicamente uno stereotipo. I don't think that we consider ourselves like alcoholics. There's a difference between being somebody with a disease and then just drinking too much or too frequently. Continuando a navigare nel mare delle supposizioni, il clima di certo non tropicale dei paesi nordici può influire sul grado di soddisfazione e di contentezza di una persona. Questo disturbo prende il nome abbastanza eloquente di SAD, Seasonal Affective Disorder, disturbo affettivo stagionale, e si riscontra soprattutto all'inizio dell'autunno e in inverno. Resta da capire che relazione possa intercorrere tra solitudine, meteo avverso e consumo di droghe pesanti e leggere. In base a quanto riporta uno studio del 2020 condotto dai ricercatori del Forensic Science International, rivista accademica di scienze forensi olandese, le morti per overdose nei paesi nordici sarebbero aumentate nel corso dell'ultimo decennio. Nello specifico, ogni 100.000 persone, in media, ne muoiono 6 per abuso di oppioidi, metadone o eroina, in tutti e 5 paesi nordici. L'Islanda è il paese più colpito dal fenomeno, con un dato di 6,5. Fino a qualche decennio fa, il problema imperversava ancora maggiormente, soprattutto tra i giovani, assieme al consumo di nicotina, tramite le sigarette, e di alcol, almeno fino a quando, negli anni 90, il governo islandese non ha preso seri provvedimenti, imponendo coprifuochi per i ragazzi dai 13 ai 16 anni e incoraggiando la loro partecipazione ad attività sportive e culturali.
alkóhól ekki álitið, áfengi ekki svona neitt lýðheilsuvandamál. Okay. Og meira að segja að drykkja sérstaklega hjá ungu fólki hafi minnkað. Sko þegar ég var unglingur að þá byrjaði fólk að drekka bara 14 ára eða eitthvað. Nú þetta þekkist ekki lengur. Eiginlega krakkar sko eða unglingar í 14, 15, 16 ára. Þau gera það ekki? Þau gera það bara ekki. Og byrja kannski þegar þau eru komin í menntaskóla eða framhaldsskóla. En það miklu seinna heldur en fyrir 20 árum eða 30 árum, 40 árum. Dregið úr þessu í ákveðnum aldurshópum. Ég skal ekki segja eldra fólk, en það hefur dregið alveg klárlega úr áfengisneyslu hjá yngra fólki. Riguardo alla solitudine, in conclusione, occorre parlare di un fenomeno che, riferito ai paesi nordici, viene spesso trattato con superficialità dalla stampa generalista: il suicidio. Si tratta di un argomento delicato, al quale questo documentario non può rendere giustizia, ma vi basti sapere, se non siete ancora incappati in qualche articolo fuorviante, che i paesi nordici sono indicati come gli stati con i più alti tassi di suicidi al mondo, a causa del clima freddo e della mancanza di socialità. La teoria secondo cui delle latitudini fredde e la mancanza di luce sarebbero fattori in tutti i casi direttamente proporzionali al numero di suicidi di un paese è una falsità. Nel 2019, infatti, il Lesotho registrava 72 suicidi ogni 100.000 abitanti, mentre il Sudafrica, con 23, figurava al 10° posto nella classifica. Storicamente, i paesi nordici hanno pesantemente sofferto del fenomeno nella loro storia, ma non negli ultimi decenni, in cui i tassi di suicidio si sono ridotti drasticamente, sebbene attualmente si attestino comunque attorno ai 12 morti ogni 100.000 persone. Sto camminando da almeno una mezz'oretta e non ho incontrato, a parte 2 macchine, anima viva. Ég sjálf var að vinna að rannsóknum á svona þunglindi og kvíða meðal ungs fólks og ég var ekki að sjá að það væri endilega mikið meira allavega innan Norðurlandana, en sko það getur verið að við séum bara miklu duglegri að treat it, eða þú veist, skilurðu, og að við Íslendingar séum bara mjög duglegir til þess að viðurkenna að hér er þunglindi og það þarf að gera eitthvað í því. Ekki bara fela það? Ekki bara fela það, já, það getur verið. Tra le ragioni che comunemente si adducono per spiegare i suicidi figurano tutte le piaghe sociali di cui abbiamo parlato finora: alcolismo, esclusione sociale, uso di droghe e SAD. Le motivazioni alla base di simili gesti, tuttavia, possono essere molteplici. In questo articolo su Reddit si parla di un 12enne islandese, residente ad Hafnarfjörður, che ha tentato di togliersi la vita dopo essere stato soggetto a prolungato bullismo e aver sofferto di solitudine. L'utente BioChemDude confessa di avere anche lui un figlio 12enne che, nonostante subisse costantemente angherie da parte dei suoi coetanei, non veniva ascoltato né dai docenti né dalla scuola, che si limitava a voler risolvere la questione internamente, senza muovere un dito. Tra chi si lamenta di un presunto collasso del sistema dell'educazione primaria e chi invece accusa i genitori dei bambini che si comportano come bulli, ciò che si evince dall'articolo è che c'è un problema generalizzato, il bullismo, di cui ogni sistema scolastico in Europa oggi sembra soffrire. Questo breve spaccato ci dimostra come la perfezione delle società nordiche sia semplicemente un mito, uno stereotipo, che spesso noi utilizziamo come metro di paragone, ma che in realtà dovremmo abbandonare in favore di riflessioni critiche. C'è un motivo, oltre alla fiducia, se i cittadini nordici condividono una solida identità nazionale e un forte senso civico: l'educazione. Tuttavia, educazione non vuol dire unicamente conoscenza, ma anche il rispetto della cosa pubblica, rispetto degli altri, nonché i valori che lo Stato è intenzionato a trasmettere attraverso le proprie comunicazioni. L'importanza data alla cultura si riflette anche nel rapporto che il popolo islandese ha con i libri, che sono ancora oggi tra i regali più apprezzati e vengono letti e pubblicati assiduamente, tanto che un islandese su 10 ha scritto un libro. Anche la prima ministra, Katrín Jakobsdóttir, ha di recente pubblicato un romanzo giallo. Diverse fonti medievali dicono chiaramente che gli islandesi erano considerati dei grandi narratori di storie. Interessante vedere come gente che da noi si considererebbe poco educata, come ad esempio la gente che lavora in campagna, i contadini, molto spesso in realtà è gente che passa tantissimo tempo a leggere. Questa attenzione nei confronti dei libri trova la sua spiegazione anche nel tempo che gli islandesi ritagliano per se stessi. L'equilibrio lavoro-vita privata, in effetti, è ormai un dato di fatto
che la società tutela quasi come si trattasse di un valore fondamentale. Non a caso è molto vivo il dibattito in Islanda sulla riduzione delle ore lavorative. Tempo fa circolava l'altisonante notizia che l'isola avesse finalmente adottato la settimana lavorativa di 4 giorni. Si trattava tuttavia di un'approssimazione grossolana da parte della stampa. Il taglio ammontava ad appena 5 ore sulle 40 settimanali e ha interessato unicamente 2000 persone. È che in alcuni lavori e non in tutti si è deciso di portare la settimana lavorativa da 40 ore a 36, che è una cosa che in Italia è già stata fatta negli anni 70, cioè non è cambiato assolutamente niente rispetto alla situazione italiana, anzi abbiamo recuperato dove eravamo rimasti indietro qua in Islanda. Gli islandesi lavorano in media più di qualsiasi altro cittadino dei paesi nordici e con la pandemia sindacati islandesi come il BRSB hanno cominciato a spingere per ridurre l'orario lavorativo. In una pagina del BRSB dedicata al tema, chiamata Stichtri.is, per l'appunto più corto.is, campeggia la frase «È importante lavorare meno». Við myndum vilja hafa betri balans, Íslendingar vilja hafa góðan balans á milli einkalífs og vinnu og horfa svolítið til Norðurlandana, Svíþjóðar sérstaklega, Noregur eru svona með oft að það sem okkur þykir kannski betra kerfi svona hvað þetta varðar. Del resto, come si dice in islandese, levið til að lifa, ekki bara vinna. La vita è fatta per vivere, non solo per lavorare. Nel report The Nordic Exceptionalism ho trovato una riflessione che mi ha colpito particolarmente. I paesi nordici sembrerebbero essere dei luoghi in cui le persone sperimentano frequentemente emozioni positive, eppure non sono tra i paesi dove se ne provano di più. In altre parole, questo assunto sembrerebbe rispecchiare lo stereotipo che tutti abbiamo dei cittadini nordici, persone fredde, asociali, molto pragmatiche e di certo poco inclini a manifestare le emozioni, almeno in apparenza. Gli islandesi, vengono definiti gli italiani della Scandinavia e del nord Europa perché sono un po' più disorganizzati, è gente più alla mano, sono anche molto più aperti e amichevoli, devo dire. Insomma, il tema della felicità è intricato, complesso, vasto e affascinante, sia per noi mediterranei che per gli abitanti dei paesi nordici. I paesi nordici non fanno parte di un universo utopico e ultraterreno, così come l'Islanda non è un Eden di geyser e ghiaccio. Siamo consapevoli più che mai del fatto che la realtà su quest'isola non è bianca, come le distese di neve sui suoi altipiani disabitati del nord-ovest, o nera come i campi di lava sulla costa sud. Non si può rispondere con un sì o con un no secco. Ciò che ci accomuna in questo mondo, in fin dei conti, è proprio il bisogno sociale di ricercare più che la felicità, la convivenza in una società umana e anche nel più estremo degli ambienti, nonostante tutte le difficoltà, cercare un motivo per poter andare avanti.